Lavoro in Mida. Mida è una factory di consulenza aziendale che si occupa di sviluppo di persone all'interno delle organizzazioni, dove guido il team che si occupa di inclusion. Prevalentemente portiamo avanti due attività, facciamo sviluppo, collaboriamo anche con le università con l'obiettivo di capire un po' di più come funziona il mondo della diversità e dell'inclusione nelle aziende in Italia e ovviamente sviluppiamo progetti di interventi con le aziende. Mi viene da rispondere attraverso 3 punti. Il primo è il potenziale innovativo. Tutti gli studi ci dicono che quelle organizzazioni che sono in grado di valorizzare le unicità hanno maggiore potenziale innovativo. Questo perché? Perché quando ci sono punti di vista diversi chiaramente c'è maggiore innovazione. Il secondo punto invece ha a che fare con i talenti. I valori che muovono le persone nel entrare in un'azienda e nel rimanerci sono molto collegati con meccanismi che hanno a che fare con l'appartenenza, quindi quanto mi sento parte di quel contesto, e con l'unicità, quindi quanto le mie caratteristiche individuali sono valorizzate. Un terzo punto che secondo me è molto importante ha a che fare anche con il contributo culturale, quindi pensiamo alle pubblicità che noi guardiamo, a quelle che guardano i bambini, programmi in TV e così via. Il modo con cui le aziende sono in grado di comunicare i loro prodotti e servizi ovviamente costruisce un immaginario di un linguaggio culturale che è quello che poi sin da bambini ci portiamo avanti, costruisce proprio il nostro modo di vedere la realtà, e quindi anche da questo punto di vista il lavoro, l'impatto che possono generare le aziende, le organizzazioni è davvero molto grande. Abbiamo sviluppato nell'ultimo anno un progetto con l'Università Cattolica in cui è proprio emerso che anche dal punto di vista delle persone c'è una voglia di interfacciarsi e di scoprire meglio appunto le unicità culturali. Culturali non si intende ovviamente solo etniche delle altre persone, ma che c'è ancora la percezione per cui la cultura organizzativa valorizzi l'omogeneità e quindi le organizzazioni si muovono ancora molto nell'ottica di cercare persone tutte uguali. Quindi direi che ad oggi l'interesse, l'iniziativa c'è, i passi da fare probabilmente sono ancora un bel po'. Il più grande è che ad oggi la maggior parte delle organizzazioni si muovono prevalentemente su azioni spot. Organizziamo una conference con degli ospiti, organizziamo una settimana della D&I, ma queste iniziative non sono ancorate a degli obiettivi, non ci sono degli indicatori e degli obiettivi specifici. Questo ovviamente è un problema perché fa sì che dal punto di vista dei dipendenti non sia chiaro effettivamente qual è l'impegno dell'organizzazione e soprattutto anche a livello di board diventa più difficile andare a spiegare e far capire effettivamente quelle azioni a quali obiettivi andavano a rispondere. Si parla per esempio di pink washing rispetto al genere, rainbow washing rispetto alla comunità LGBTQI+, quindi effettivamente sì, un po' questo problema c'è, ma questo soprattutto è dovuto, quello che io vedo, dalla fretta che hanno le organizzazioni di posizionarsi quando lo stanno facendo tutti gli altri e quindi di tirar fuori in qualche modo qualcosa perché è un po' un trend effettivamente. Intanto appunto di approfondire se all'interno dell'organizzazione ci sono dei sistemi, dei meccanismi di ascolto, appunto una cultura organizzativa che comunque ha già di per sé dei canali. Un altro consiglio che posso dare riguarda proprio questo modello Coraggio Civile, modello composto da 4 azioni. La prima azione è individua il bias, quindi che cosa sto osservando? C'è uno stereotipo, un pregiudizio all'interno di quel comportamento sicuramente. Qual è? Questo perché la maggior parte delle volte tendiamo ad agire in modo istintivo senza neanche accorgerci che micro ingiustizia stiamo osservando. Secondo passo, identifica il comportamento, si sta svalutando, si sta ironizzando, si sta generalizzando, si sta aggredendo. A questo punto agire. Questo modello prevede 3 poteri, il potere di 1, il potere di 2 e il potere di chiedere. Il potere di 1, agire in prima persona, intervenendo non tanto sulla nostra rabbia e il nostro fastidio, ma agire proprio rispetto al pregiudizio che stiamo osservando, alla micro ingiustizia che stiamo osservando. Il potere di 2, non me la sento ad agire in autonomia in quel momento, trovo nello spazio intorno a me un alleato, un'alleata che possa spalleggiarmi, che possa supportarmi. Il terzo potere, che è quello che mi piace di più, è il potere di chiedere. Non me la sento di agire in prima persona per qualsiasi tipo di condizione di contesto, chiedo a qualcun altro di agire al posto mio. Questo per me è il potere più importante perché nella cultura comune è considerato l'atteggiamento del codardo, invece il modello vuole proprio spostare il paradigma dell'eroe come colui o colei che è in grado anche di fare un passo
passo indietro e di chiedere a qualcuno del supporto per intervenire al posto suo. Primo step, definire, mettere a fuoco qual è la proposta di valore, quindi qual è il perché, qual è il motivo per cui ci stiamo occupando di questo tema. Il secondo elemento è definire obiettivi e indicatori molto chiari, specifici, quindi dove vogliamo arrivare e solo a quel punto ancorare le azioni. Un terzo punto è decidere e valutare bene dove inserire la D&I, perché la D&I nelle organizzazioni a volte viene inserita all'interno del mondo risorse umane, a volte anche all'interno appunto di altre BU. Questo ci dice qual è il valore strategico che vogliamo dare a questo tema. Ultimo suggerimento che reputo molto importante è evitare di essere autoreferenziali, quindi non chiudersi all'interno del proprio piano, delle proprie azioni, ma confrontarsi con altre aziende, coinvolgere associazioni sul territorio, lavorare con scuole e università, quindi assicurarsi di non raccontarsela in qualche modo, ma di costruire qualcosa appunto che non abbia impatto esclusivamente all'interno dell'organizzazione, ma anche all'interno della comunità. Sicuramente la mia storia racconta molto di me e del mio lavoro, quindi appunto io nasco in una famiglia molto mista, molto interculturale, madre italiana, padre ivoriano, religioni diverse, quindi sono cresciuta anche chiedendomi chi sono io, qual è la mia identità, che cosa mi rappresenta, e ho trovato un po' il valore della mia persona all'interno di contesti interculturali, quindi laddove c'è diversità, laddove c'è ricchezza. Questo sicuramente è quello che mi ha spinta e mi spinge tutti i giorni a fare tutto questo, non solo perché è la mia passione e il mio lavoro, ma per un futuro migliore che racconti di me, che racconti dei miei figli, che racconti del mondo che mi piacerebbe vivere.